Ciao ragazzi, siamo ancora qui oggi a parlare di EpiLab e del suo nuovo Race Display Pro versione S. Nuovo modello che va a integrarsi anche con quelli che sono altri Race Display che propone nel suo eShop, ma oggi parliamo della versione S. Sigla! Ciao ragazzi, per chi ha già visto il video della mia postazione del 2023 avrà già notato la nuova dashboard di EpiLab, la nuova versione che propone un secondo piccolo display nella parte alta, in più una finestra display un pochino più ampia rispetto, ve la faccio vedere insieme, a quella che avevo montata prima. Naturalmente sono presenti entrambi al suo eShop, ma oggi parliamo della versione S. Inizio subito con il packaging, sempre curato da parte di EpiLab. All'interno della scatola troverete un bel adesivo, una serie di viti per poterla andare a montare, una nuova staffetta fatta in plexiglass, materiale ormai principe delle lavorazioni EpiLab, che vi consente di poterla montare e spostare più in alto o più in basso. In realtà adesso offre anche una seconda staffetta, ve la faccio vedere, in realtà con uno snodo, vedete? Naturalmente la potete montare e girare, si monterà così nella parte dietro e praticamente sempre montandola sul profilato ve la potrete girare e montare come volete. Questo sempre tutto all'interno della confezione. Per il montaggio le viti utilizzate sono M8 per la parte che andrà nei profilati e M6 che andranno montate nella parte dietro. Arriviamo poi a parlare del display. Il display che utilizza nella sua Race Display Pro S è sempre un Vocore 4 pollici. In questo caso però lo spazio visibile è molto più alto. Parliamo sempre di una risoluzione di 480x800. Quindi sempre anche molto visibili tutte le scritte, anche le più piccole. Vi faccio vedere un pochino, essendo touch, anche le schermate che ci sono. Parliamo prima però dell'aspetto estetico del prodotto. In questo caso nella parte esterna c'è una copertura in alcantara che offre un bel effetto al tatto. Naturalmente la parte del body effettivo intorno è sempre in stampa 3D, ma non è totalmente visibile all'occhio perché è coperto proprio da questa alcantara. Nella parte frontale in questo caso ho scelto la versione carbonio, molto carina, sempre anche con la serigrafia qui EpiLab, ve la faccio vedere, ma manderò dei video per farvela vedere molto più nel dettaglio. E nella parte dietro la solita chiusura in plexiglass che dona sempre un ottimo effetto qualitativo di tutti i prodotti. E proprio nell'aspetto qualitativo io vado sempre a guardare la parte delle congiunzioni, vediamo se riesco, ecco, a farvela vedere, sempre perfette sia nella parte frontale che nella parte dietro, tutto studiato sempre molto bene. La parte di alimentazione del display è fatta con un connettore GX12 e con un cavo 5A, questo per fornire la giusta alimentazione a quello che è il display, che funzionano molto bene su porte USB 2 e USB 3. Fate attenzione nel caso abbiate porte 3.1 3.2, verificatene la compatibilità. Vi consiglio comunque, se le avete, utilizzare un hub esterno, in questo caso ve lo consiglio alimentato come ce l'ho io, USB 2 o USB 3. Una volta montata sulla postazione dovete fare la configurazione con SIM-Hub e in questo caso un plus che io trovo sempre nei prodotti EpiLab è che Eddie vi dà già una configurazione totale per poter sfruttare totalmente le due finestrelle del suo prodotto con una dashboard studiata direttamente da lui. In realtà purtroppo ho notato che anche altri suoi lavori vengono un po' utilizzati anche in dashboard non sue, però io ricordo sempre in questi video che fanno parte di lavoro e tempo speso da EpiLab nella produzione dei suoi display, delle sue Race Logic, e quindi magari la distribuzione delle sue dashboard così un pochino sinceramente non la trovo particolarmente corretta, anche se i file sono liberi, poi ognuno può fare quello
quello che vuole con i propri file. Tornando a CMAB, essendo questa l'ultima versione di Vocore, è possibile anche dimmerare la luminosità fino a totalmente a spegnerlo, e in questo caso, proprio sul discorso spegnimento, quando darete l'opzione su CMAB di spegnere lo schermo, verranno totalmente spenti i LED. Arriviamo adesso al succo, a cosa serve una Dashboard Race Display. È un'integrazione alla guida. In questo caso, soprattutto nella versione P-Lab, ci sono moltissime informazioni in più che in realtà vanno anche a integrare quelle che possono essere le informazioni scelte magari se uno anche ha un display, ma in realtà volendo lo può anche totalmente sostituire, quindi non avere niente nella parte frontale e quindi libera visione con i vostri monitor, e avere comunque alla vostra destra o sinistra, dove la monterete, tutte le altre informazioni che necessitano. Infatti nelle API scelte nelle varie schermate ci sono anche per esempio API specifiche anche per il racing, per avere i nomi dei piloti che stanno davanti o dietro e avere anche la parte della classifica sempre ben visibile. Naturalmente vi consiglio di non utilizzarlo tramite touch, ma settarvi tramite CMAB un pulsante o un rotary per andare a switchare sulle varie dashboard disponibili. Naturalmente da parte mia promuovo come sempre i lavori di Epilab perché trovo sempre la scelta dei materiali ottima e sempre di grande qualità. Naturalmente sarei curioso da voi nei commenti di sapere cosa ne pensate della sua Race Display versione S. Naturalmente lascerò tutti i link qui sotto per acquistarlo nel suo sito. Anche in questo caso vi ricordo non ci sono link affiliazioni di nessun tipo, e infatti la cosa migliore se vorrete supportare il mio canale è mettere un bel like al video e iscrivervi al canale. Vi ricordo anche MDS Simparts su Facebook, andatemi a cercare, mettete un bel like anche lì e ci vediamo alla prossima. Ciao!